Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera faremo una ricetta che trovate già pronta dentro a un box. È il mix per brioche col tappo o col tuppo di Bacio Nero, una grandissima azienda. Sì, è l'azienda numero 1 per il franchising. Che non è poco. No, assolutamente no. Loro forniscono bar, ma forniscono non soltanto come prodotti, vi creano il bar. Esatto. E voi potete vendere tutti questi prodotti. Non volete aprire un bar? Non fa niente. Andate sul sito che io vi metterò nell'info box e potete ordinare tranquillamente tutti i loro prodotti che sono fenomenali. Noi abbiamo già fatto i donuts con il loro mix sì. E sono venuti buonissimi. Vi metto nell'info box anche quello. Hanno anche le crema al pistacchio. Le creme al pistacchio, quella bianca, quella al cioccolato, sono fenomenali. E poi vi arrivano dentro delle scatole bellissime, sì. Che hanno questi disegni qua, che comunque sono belle anche da tenere in casa. Veramente. Volete fare i cannoli siciliani? Loro vi mandano sia la cialda che la ricotta. Sì, è tutto quanto. La ricotta siciliana, quella buona. Esatto. Allora, andiamo ad iniziare. Sì. Che cosa ci vuole? Allora, 1 chilo. Questo è un preparato da 1 chilo, però volendo potete utilizzarlo in 2 volte. Ci vuole 1 chilo di preparato per appunto per brioche, che io adesso andrò ad aprire. E si fa tutto tranquillamente in planetaria, quindi è una cosa molto molto semplice. Andrò a mettere il preparato, io ovviamente lo faccio tutto, ma c'è un motivo, perché queste poi andranno ad allietare la tavola di tanti nostri amici. Esatto. Che so già nomi e cognomi e giorni in cui dare. Allora, abbiamo 170 grammi di acqua tiepida. Una andrà anche alla mia mamma. Una sola, insomma, dicevo 170 grammi di acqua tiepida, 30 grammi di lievito, questi ovviamente non sono 30, sono di più, adesso li andrò a misurare, 4 uova e 90 grammi di burro, che dovremo far riscaldare a temperatura ambiente, ma visto che casa nostra è molto fredda, probabilmente lo andrò a mettere un pochino dentro il pentolino. Ora mettiamo tutti gli ingredienti, cioè il mix, l'acqua e il lievito, che io adesso andrò a sciogliere nella planetaria, e li manderemo avanti per 2-3 minuti. Poi aumentiamo la velocità e mandiamo avanti per 4-5 minuti, aggiungendo un uovo di tanto in tanto, in maniera che l'impasto viene liscio e setoso. Va bene? Il burro lo metteremo successivamente. Nel frattempo, insomma, cerchiamo di ammorbidirlo. Ci vediamo tra poco. Eccolo qui l'impasto. Allora, l'abbiamo messo sul tavolo con un pochino di farina, forse troppa. Ecco, ne togliamo un po'. E adesso lo andiamo a impastare un pochino. Vedete com'è bello elastico e poco appiccicoso? Sì. Deve essere così, mi raccomando, Io lì sulla scheda che vi arriverà dentro alla scatola ci sono scritte tutte quante le istruzioni. Io voglio fare una cosa in più, che è una cosa mia, nel senso voglio fare delle pieghe. Una volta fatto questo, daremo la forma di una pagnotta al nostro impasto e dovrà riposare per 10 minuti, un quarto d'ora sul tavolo. Ok? Sì, è anche velocissimo da fare. Sì, velocissimo. Una volta poi riposato, coperto dalla pellicola, mi raccomando, dobbiamo dividerlo in parti uguali da circa 60 grammi e poi, se vogliamo, facciamo diciamo il pezzettino che serve per fare il famoso tuppo, se no possiamo anche farle lisce, basta spennellarle comunque con il tuorlo dell'uovo precedentemente. Adesso aspettiamo 10 minuti e poi ci rivediamo per le prossime indicazioni. A dopo.
Allora, eccoci qua, come vedete la nostra, tra virgolette, pagnotta è cresciuta. Adesso io tolgo la pellicola, che non butterò perché la andrò a utilizzare per pesare i nostri pezzetti. Eccoli qua, per non far entrare a contatto l'impasto con la bilancia. Quindi adesso dobbiamo farne 3. No, quante ne facciamo? E quante ce ne vengono? Perché comunque sono tutti pezzi da 60-70 grammi, quindi Cavolo. ce ne verranno un bel po', io credo. Vediamo subito. Ah, che bello che è. Sì, è perfetto. Io credo che questo sarà anche di più. Ha voglia, la metà di questo. E anche grande. Quindi tutti i pezzi da... Allora, vediamo un attimo, perché poi mi servono anche i pezzetti per fare il tuppo, quindi ecco, questo qua. Questo è quello che poi darà vita alla nostra brioche, ok? Allora, noi li facciamo tutti quanti Li e poi facciamo ci tutti rivediamo. quanti e ci rivediamo, esattamente. Eccole qui, una teglia è già nel forno preriscaldato e spento, perché devono stare un'ora a temperatura di circa 26 gradi. Quindi noi abbiamo ottenuto questa temperatura nel forno, abbiamo lasciato la luce accesa e adesso stanno lì che lievitano, devono stare un'ora lì. Le ho spennellate con un tuorlo d'uovo misto a un goccino di latte per ammorbidire un po' il tuorlo, va bene? Ecco, in questo modo. Non dovete fare altro che dividere l'impasto, pesarlo, fare palline da circa 60-70 grammi, scusate, e poi diciamo arrotolarle per bene in maniera che non vengano più venature o buchetti, eccetera. Comunque poi in cottura si sistemano, però cerchiamo di farle più lisce possibili, ok? Fare una palletta e poi si schiaccia un pochino. Sì, un pochino. E poi si fa una palletta più piccola, ovviamente, da mettere sopra, molto più piccola, per fare il famoso tuppo. Ecco qua. Adesso le andiamo a mettere in forno anche queste per farle lievitare e poi le faremo cuocere a 170 gradi, forno già a temperatura, per circa 13 minuti. D'accordo? Quindi ci vediamo dopo, quando iniziamo la cottura. Eccole qui, sono diventate belle gonfiotte e a questo punto le mettiamo a 170 gradi per circa 13-14 minuti, dipende sempre dai forni, 15, vi do sempre uno scarto di un paio di minuti, va Forno bene? come deve essere? Statico. E allora ci vediamo tra poco. Fra poco. Eccoli qua, ecco le nostre brioche col tuppo o col tappo, sono pronte, guardate quanto sono belle. Sì, proprio belle. Ancora bollenti. Incandescenti, appena uscite, quindi non possiamo tagliarle perché comunque No, si non devono si un può, po' raffreddare. purtroppo. Però, Le andremo a farcire con le creme bacio nero. eh sì, queste sono le 3 creme bacio nero al pistacchio, gianduia e al cioccolato bianco. Io sono indeciso perché sono buonissime tutte e 3. Le ho dovute assaggiare e sono spettacolari. Deciderò sul momento. Eh sì, però volendo potete farcirle anche con il gelato o con la panna semplicemente. Sì, c'è un negozio sotto casa di mia madre che le fa col gelato e sono Sì, certo. molto buone. Ragazzi, questa è la ricetta e contattate Bacio Nero e noi ringraziamo Bacio Nero perché ci ha fornito di questi prodotti. Grazie mille e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao ciao!